Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi vorrei parlare di un argomento, come dire, un po' meno, inizialmente almeno, un po' meno dottrinale e un po' più pratico. Allora vorrei parlare del Kesa. Ora scopriremo che cos'è. I monaci, in occasione delle cerimonie, indossano le vesti rituali per tutto l'anno. L'avete visto nei video ormai che facciamo e trasmettiamo su Facebook. E le facciamo, indossiamo le vesti sempre, sia nelle stagioni calde che nelle stagioni fredde. E fin dai tempi antichi, le uniche cose che un monaco poteva possedere erano chiamate le tre vesti e una ciotola, e si riferisce proprio alle tre tipologie di vesti e a una sola ciotola che i monaci potevano possedere per la questua. Questo indica che la vita del monaco dovrebbe essere molto semplice. Queste vesti che indossiamo per le cerimonie, a prima vista sembrano fresche, ma d'estate fanno tanto caldo. A prima vista sembrano calde, ma d'inverno fa freddo. Perché indossiamo le vesti del Dharma? In origine le vesti servono a proteggere il corpo dal caldo, dal freddo e anche avvolgono e nascondono il corpo oppure lo adornano. La veste del monaco è chiamata kasaya, in giapponese kesa. In sanscrito significa abiti colorati di torbido, riferendosi alle vesti del monaco o di una monaca ordinati, ok, che tradizionalmente dovevano essere cuciti con pezzi di stoffa sporca e tinta di un colore non puro. Il colore effettivamente utilizzato nelle diverse tradizioni poteva variare, ma la caratteristica importante era che fosse una tonalità mista o intorbidita e quindi non pura. I tre colori principali sono il colore della ruggine del bronzo, il colore del fango sul fondo del fiume e il colore marrone giallastro della corteccia dell'albero del mogano, mostrando così un netto contrasto con gli abiti dei laici che impiegavano vesti bianche o con motivi colorati. Questa impurità avrebbe aiutato i monaci a sviluppare un senso di non attaccamento persino nei confronti dei propri indumenti. Secondo le antiche regole monastiche, il Kesa avrebbe dovuto essere cucito con pezzi di stoffa sporca come stracci o lenzuoli funerari. Le vesti erano cucite con una serie dispari di pannelli verticali che tipicamente ammontano a 5, 7 o 9, ma anche di più. Si dice che il Buddha abbia ricevuto l'ispirazione mentre osservava un campo di risaie con i loro argini. Indossandolo, il praticante diventa simbolicamente un campo sconfinato di meriti per la comunità e un terreno fertile dove i meriti possono essere piantati per generare il raccolto della buddhità. Col passare del tempo le vesti sono diventate simboliche dell'affiliazione settaria e anche dello status istituzionale all'interno delle varie tradizioni buddiste. Inoltre, con la diffusione ad est del buddismo, ovvero in Cina, in Corea, in Giappone, a causa delle usanze locali e anche delle relazioni con gli abiti ufficiali di corte, il Kesa gradualmente perde un po' la sua originaria funzione pratica e si è trasformato in un oggetto cerimoniale a volte anche sfarzoso. In Giappone vennero prodotti Kesa anche in versione semplificata, come il Kesa in 5 pannelli piegato, detto Origojo. Questo viene impiegato per faccende di tutti i giorni, ma non per le cerimonie. Questo è Origojo. Quindi
ma non si usa per le cerimonie. Infatti, se avete visto, quando faccio la trasmissione del servizio settimanale, indosso sempre gojo, la veste a 5 pannelli, mai questo per fare una cerimonia ufficiale, va bene? La istituzione di questo tipo di ori-gojo nella Nichiren Shu è piuttosto recente e ha origine nel 1875. Si chiama veste a 5 pannelli piegata perché effettivamente è piegata, ve la vorrei far vedere, adesso lo apro all'interno, vedete? È piegata e si apre. Adesso faccio vedere una cosa. Come si indossa ori-gojo? Qualcuno ha fatto vedere che si indossa così. Sbagliatissimo. Ok. Intanto perché si può rompere qua ai tasselli, si possono staccare tirandoli, ok? Proprio questo, io ricordo l'ho fatto una volta durante una cerimonia di docho, di quando vieni riconosciuto come un monaco novizio ufficiale della Nichiren Shu, mi hanno detto il kesa, il origojo bianco, ho fatto questo e ho visto i maestri davanti hanno fatto così. Ora vi faccio vedere come si indossa correttamente e questo vale anche per la fascia dei laici, non si tira, mi raccomando, mai. Basta metterlo così intorno al collo e semplicemente passare dentro, così già va bene, è perfetto così, va bene? Adesso andiamo avanti. Sapete che sono conservati come reliquie del nostro fondatore Nichiren Shonin il Kesa presso il tempio Nakayama Hokkekyoji e presso il tempio Myosenji di Sado? Entrambi questi Kesa sono dei Kesa piccoli a 5 pannelli. Il colore di Hokkekyoji è mogano, mentre quello di Myosenji è nero-bluastro. In origine non era previsto nessun Kesa per i seguaci laici, perché era riservato ai membri dell'ordine monastico, come ho detto all'inizio, no? In India i laici proprio non lo ricevevano, ma offrivano in realtà la stoffa ai monaci affinché realizzassero le loro vesti. La pratica di usare una sorta di kesa per i laici ha origine in Cina, la cui società profondamente influenzata dal confucianesimo dava una grande importanza ai segni esteriori e agli abiti cerimoniali. E quindi i devoti più zelanti, specialmente quelli che osservavano magari periodi di ritiro o che partecipavano intensamente alla vita del tempio, sentirono il bisogno di un segno esteriore di reverenza durante le cerimonie. E quindi impiegavano, e impiegano tuttora tra l'altro, un abito chiamato veste liscia, simile a quello dei monaci, ma con una grandissima differenza. Come ho spiegato, quello dei monaci deve essere costituito da pannelli 5, 7, 9, eccetera, mentre quello dei laici è costituito da un unico pezzo di stoffa, quindi è privo di pannelli. Nella nostra scuola la veste riservata ai laici non è propriamente un kesa in senso classico del termine, cioè non è composto da pannelli piegati come questo, va bene? Si chiama Tasuki Gesa, cioè fascia, va bene? Proprio perché non si apre, è cucita, ma è cucito in maniera da formare una singola fascia con un unico pezzo di stoffa, simile un pochino in questo senso dell'unicità del pezzo di stoffa alla tradizione cinese per i laici e si indossa ugualmente sulla spalla sinistra, va bene? Ho parlato di tutto questo che è, almeno per me, spero anche per voi, interessante, ma come interpretiamo tutto questo nella nostra scuola, nella Nichiren Shu? Nel Sutra del Loto, capitolo 10, Maestro del Dharma, è detto: i buoni uomini o le buone donne che, dopo la mia estinzione, espongono anche una frase del Sutra del Fiore di Loto del Dharma meraviglioso, persino a una sola persona, financo in segreto, sono miei messaggeri. Saranno coperti dalla mia veste, saranno protetti dai Buddha del presente. E anche è insegnato che
colui che propaga il Sutra del Loto deve indossare una veste che rappresenta due aspetti fondamentali: una mente gentile e compassionevole e una mente forte che sopporta e resiste tutte le difficoltà con pazienza. Per questo, sempre in questo capitolo maestro del Dharma è detto: la veste del Tathagata è la mente di gentilezza e pazienza. Ciò che dobbiamo ricordare è che la mente si manifesta nell'apparenza e viceversa l'apparenza influenza la mente. E quindi qui sorge una domanda: qual è la differenza tra quando si indossano le vesti o quando non le si indossano? Oppure, potrei dire anche, tra quando si indossa una veste semplice, magari io ho soltanto vesti color mogano o mokuran perché mi piace la semplicità, ma si potrebbero indossare anche vesti più adorne, più sgargianti, diciamo così. Per quale motivo? E quali sono le differenze? Questo dipende in realtà dal livello della persona che ascolta il Dharma. Per esempio, nel Sutra del Loto, nella parabola dell'uomo ricco e del figlio povero, c'è una scena in cui il padre, che è ricco, per guidare il figlio all'insegnamento si traveste da servo, mostrando deliberatamente un aspetto trasandato per esporre poi il Dharma. Questo dimostra che, a seconda del contesto, c'è un modo di presentarsi che le persone accettano più o meno facilmente. Allo stesso modo, ci sono casi in cui indossare l'abito rituale rende più facile accettare l'insegnamento e casi anche in cui è vero il contrario. Comunque, il significato è che sebbene la manifestazione esteriore sia diversa, la mente deve sempre indossare le vesti di gentilezza e pazienza, a prescindere che siano monaci con un kesa o laici con una fascia. Con questo ho terminato. Grazie per avermi ascoltato, spero che queste mie parole vi abbiano aiutato e vi possano beneficiare. Nam myoho renge kyo, Nam myoho renge kyo, Nam myoho renge kyo.